Oggi parleremo di elettricità e in particolare di domotica. Sebi Turrisi, Creative Solutions. Iniziamo una serie di video con Freedom Pro, un'azienda italiana che crea prodotti per la domotica e che grazie anche alla sua esperienza si pone come obiettivo quello di tirare fuori dei prodotti che risultino innovativi e allo stesso tempo facili e veloci da installare, così da potersi integrare facilmente con tecnologie anche diverse tra loro. Oggi parleremo di questo modulino di casa Freedom Pro EasyCon for My Home, che è in grado di connettere tutto l'impianto My Home di casa Biticino al mondo dell'assistenza vocale e non solo, quindi al mondo Amazon, al mondo Google, al mondo Apple e al mondo IFTTT. Gli impianti My Home della Biticino sono impianti che quando sono nati e quando sono stati installati non avevano idea di cosa fosse il mondo dell'assistenza vocale, il mondo del comando vocale, nessun problema di compatibilità e nessuna opera muraria o elettrica, perché EasyCon sarà di estrema facilità di installazione. Infatti con la sua tecnologia all'interno si farà da portavoce tra i mondi Google, Amazon, Apple ed IFTTT verso la piattaforma My Home di Biticino. Se avete un impianto My Home dovreste riconoscere i dispositivi che vedete all'interno di questo piccolo quadretto dimostrativo minimal e da banco, ma se non siete molto ferrati il vostro installatore sicuramente saprà cosa andare a vedere prima di installare EasyCon. Qui abbiamo il modulo E49 che provvede all'alimentazione e alla comunicazione dei due attuatori, in questo caso quello di sinistra configurato come tapparello e quello di destra configurato come luci. Si precisa inoltre che EasyCon serve per tutti gli impianti Biticino My Home installati dal 2000 in poi. Per far comunicare quindi EasyCon attraverso la rete locale con My Home è necessario che su My Home sia installato questo dispositivo, il gateway chiamato anche MH201, che potreste già aver installato, e se non c'è dovreste provvedere appunto alla sua installazione, che sarà di estrema facilità. Basterà connetterlo qui al bus e poi metterlo sul quadro, e il sistema My Home in questo caso si affaccia verso il mondo della rete LAN attraverso un cavetto che sicuramente andrà a finire poi sul router o direttamente o tramite uno switch di rete. L'installazione di EasyCon sarà di estrema facilità, perché l'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è fornire la corretta alimentazione 12 o 24 volt che ho procurato dallo stesso quadretto attraverso questo alimentatore che fornisce 12 volt. Quindi mi basterà alimentare il modulo EasyCon, installarlo sulla barra DIN o anche in un altro posto e poi connetterlo attraverso un cavo LAN alla stessa rete locale su cui è connesso il gateway di My Home. Ho ridato quindi alimentazione al quadretto dimostrativo My Home, che simula un impianto tipo, a cui ho collegato sull'attuatore destinato ai carichi per le luci le mie due lampade da banco che ci stanno qua su e che conoscete già. Mi sono tirato giù, modificando temporaneamente il mio impianto elettrico, la fase e i due ritorni, ma a noi quello che interessa sarà come raggiungere il modulo EasyCon. Per farlo dobbiamo trovare l'indirizzo IP che EasyCon for My Home ha assunto nell'impianto, e lo faremo tramite un software chiamato Advanced IP Scanner, ma ne esistono equivalenti. L'importante è che riusciamo a prelevare le informazioni dei dispositivi attaccati alla rete locale e ricavare l'indirizzo IP. Eccolo qua. Attraverso un browser web raggiungiamo l'indirizzo IP che corrisponde a quello di EasyCon e premeremo sul login. A questo punto saremo chiamati a premere sul tasto fisico presente sul prodotto per effettuare l'autenticazione, ma potrebbe essere necessario farlo solo la prima volta. Infatti si può utilizzare un codice di accesso generato attraverso la pagina delle impostazioni per accedere all'interfaccia quando EasyCon è installato, per esempio in posizioni scomode da raggiungere. La configurazione sarà quindi automatica, facile e veloce. Basterà scegliere il gateway Biticino che EasyCon ha già individuato in automatico e che ci mostra attraverso il suo wizard. Da qui inizia la configurazione automatica, farà tutto da solo, inizia la scansione degli accessori luci, tapparelle, automatismi vari e anche dei termostati. Nel nostro caso abbiamo accessori luci e tapparelle. Iniziamo a personalizzare gli accessori luci.
si può fare l'identify della periferica dell'accessorio luci che lampeggia in corrispondenza. Come vedete, lampeggia prima la luce da banco destra e poi quella da banco sinistra. A questo punto posso personalizzare l'accessorio luci mettendo un nome adeguato, ad esempio luce banco destra, cambiare persino categoria che tutti gli accessori on off hanno configurata come luce di default. C'è anche possibilità di configurare delle luci dimerabili o addirittura escludere o includere un accessorio nella configurazione EasyCon, quindi non è detto che su EasyCon dobbiamo importare tutto quello che è My Home. Seguiremo con la personalizzazione di un accessorio tapparella che possiamo testare attraverso l'Identify. Ci sono anche altre categorie configurabili come tapparella. Noi inseriremo quindi un tempo di apertura e di chiusura, ovvero il tempo di lavoro, ma non facciamoci nessun problema se questi secondi saranno leggermente superiori, perché durante il tempo di lavoro sicuramente interverrà il fine corsa del motore. Importante che ci avviciniamo come tempistica. Con la configurazione abbiamo terminato, adesso passiamo con gli abbinamenti. Si parte da Apple. Apriamo l'applicazione Home di Apple e basterà toccare aggiungere accessorio o l'icona segnata con più e scansionare il codice QR stampato sulla parte superiore di EasyCon. In questo modo tutto avverrà automaticamente, seguirà un wizard che ci aiuterà a completare l'operazione, a spostare le icone e a personalizzare anche degli scenari. Come potete vedere, la percezione delle tapparelle è anche molto intuitiva, perché possiamo selezionare la percentuale di apertura e di chiusura attraverso proprio il grafico che ne rispecchia l'apertura o la chiusura. Con Apple ho quindi il controllo del mio garage in questo istante, dove qua ho la luce del banco destra, qui la luce del banco sinistra e qui le info relative alle tapparelle. Ne ho collegato una chiamata ingresso garage, in questo momento mi dà che è aperta, però se la clicco va in chiusura. Come vedete il motore attaccato lì che rappresenta la tapparella sta andando in chiusura. Ho impostato anche uno scenario chiamato buonanotte, dove l'ingresso sarà tutto chiuso e le luci del banco saranno spente, che questa volta però chiamerò tramite il Siri. Ehi Siri, buonanotte. La scena è pronta. Sogni d'oro. Con Apple questo accade da locale, perché se poi vogliamo utilizzare l'applicazione casa, i comandi Siri da remoto, quindi sganciati dalla rete locale, lo dobbiamo fare attraverso l'Apple Home Hub. Passando invece al mondo Google, Amazon e IFTTT, l'abbinamento e la gestione remota avviene attraverso il servizio cloud to cloud, quindi dobbiamo andare nel cloud Freedom Pro, far riconoscere il nostro dispositivo in modo che quando abbineremo Google, Amazon e IFTTT questo ne dia le autorizzazioni. Prima dobbiamo accedere al Freedom Pro Cloud. Una volta che siamo dentro il Freedom Pro Cloud possiamo abbinare il dispositivo. Selezioneremo quindi l'EasyCon che vogliamo abbinare, assicurandoci che questo abbia lo stesso numero seriale riportato sul modulo installato sulla barra DIN e cliccheremo continua. Scriveremo quindi il nome che vogliamo assegnare al prodotto per riconoscerlo, un nome personale, e cliccheremo ancora continua fin quando dobbiamo inserire il codice per l'abbinamento presente su EasyCon o all'interno della confezione e sceglieremo ancora continua. Basterà quindi cliccare fine e l'abbinamento è terminato e sarà valido per tutte le piattaforme che adesso vedremo associare all'impianto. In questo modo sono pronto per far comunicare il cloud di EasyCon con il cloud ad esempio Google. Apriremo da un device che sia smartphone o tablet, purché abbiamo l'app di Google Home, e cliccheremo il pulsante più e poi configura dispositivo. Sceglieremo hai già configurato qualcosa e cercheremo Freedom Pro tra i servizi elencati. In questo modo ci verrà richiesto di accedere al nostro profilo Freedom Pro con il nostro account, quello che abbiamo utilizzato prima in fase di iscrizione per completare l'abbinamento. Ecco, da questo momento in poi possono essere importati
i comandi che ci interessano, le tapparelle, le luci, le automazioni o i termostati. Nel nostro caso importeremo le tapparelle e le due luci che ci interessano. Accendi luci garage. Va bene, accendo 2 luci. A questo punto abbineremo pure EasyCon per Alexa. Scaricata l'app su un device, apriremo l'applicazione e cliccheremo sull'icona dispositivi dal menu in basso e selezioneremo skill per la casa intelligente. Sceglieremo attiva skill per la casa intelligente e cercheremo il servizio Freedom Pro e a questo punto ne abiliteremo all'uso. Accederemo con il profilo Freedom Pro precedentemente creato per la configurazione cloud to cloud con le stesse credenziali, nulla di più facile. Per creare degli automatismi possiamo utilizzare IFTTT, if this then that. Premeremo quindi su Explore e cercheremo il servizio Freedom Pro. Cliccheremo su Connect ed effettueremo il login con l'account abbinato prima per il servizio cloud to cloud, quello che abbiamo praticamente utilizzato per accedere e registrare EasyCon sulla piattaforma Freedom Pro. Cliccheremo su accetta e inizieremo subito a creare un'automazione. Ad esempio, se la luce del banco destra è accesa, mandami una mail. IFTTT monitora qualcosa. Io gli ho detto: se capisci che la luce del banco destra viene accesa, mandami una mail, e accenderò la luce del banco destra con Apple. Quindi da qui iniziamo a capire che i vari mondi stanno interagendo. Accendo la luce del banco destra, l'ho fatto con Apple, che ha comunicato con EasyCon, il quale comunica a MyHome di far accendere questa luce. Nel frattempo il Cloud Freedom Pro ha capito che questa luce ha cambiato stato. IFTTT sta monitorando lo stato tramite le autorizzazioni che gli abbiamo dato di Freedom Pro, che gli ha detto: ha cambiato stato la luce del banco destra dell'impianto di Sebi. Bene, mi è arrivata la mail che lo stato della luce del banco destra del mio impianto ha cambiato da off a on, quindi è stata accesa, proprio come ho detto a IFTTT quando ho creato l'automatismo di avvisarmi. Ovviamente IFTTT ci permette di creare automatismi più particolari, ad esempio al verificarsi di un'eventuale condizione atmosferica monitorando un'applicazione meteo, per esempio, vammi a chiudere tutte le serrande, e questo avverrà facendo comunicare il mondo di IFTTT col Cloud Freedom Pro e con l'impianto MyHome. Quindi vedete come iniziano a interagire diversi mondi, e lo stato delle uscite di ciò che è cambiato nell'impianto MyHome tramite EasyCon potrò vederlo sulle piattaforme Google, Amazon ed Apple. Eccoci pronti per il test finale, dove vediamo come fare interagire questi mondi di cui abbiamo parlato finora. Quindi il mondo Google è rappresentato dall'assistente vocale fisico, il mondo di Amazon lo rappresento con questo device a cui è installata la sua applicazione, che in questo momento sta monitorando la luce accesa del banco destra, ce l'ho messa così, e poi il mondo Apple con la sua applicazione Home o Casa già aperta. Quindi possiamo già vedere che se spengo la luce dal mondo Amazon, se spengo la luce da qui, tempo reale ho già il feedback sull'applicazione di Apple. Tutte queste informazioni girano attraverso i cloud delle piattaforme e il cloud di Freedom Pro, che si fa da portavoce per fare tutto ciò e comunica, come ho detto prima, a MyHome quello che deve fare. Quindi iniziamo il test con un comando vocale attraverso il primo dispositivo. Ehi Google, spegni luci garage.
Ok, spengo 2 luci. Ecco che la spende tutte e due, lo vediamo anche dall'applicazione di Apple e dall'applicazione di Amazon, lo vediamo anche da qui. Se io lo accendo da qua e chiedo a Google lo stato della luce del banco destro, vediamo che mi dice. E Google, la luce banco destra garage è accesa o spenta? Luce banco destra è acceso. Bene, i mondi comunicano tra loro. Peraltro, mentre si è accesa la luce del banco destra, mi è arrivata la mail dell'automatismo creato con IFTTT, che Freedom Pro ha rilevato una commutazione dell'impianto su un ingresso che stiamo monitorando. E apri ingresso garage al 50%. Ok, apro ingresso al 50%. Ovviamente tutto rapportato ai tempi che ho indicato in fase di configurazione, e nel frattempo sull'applicazione di Apple posso notare che l'ingresso garage mi indica che è aperto al 50%, quindi se qualcuno apre la serranda al 50% io lo saprò attraverso la piattaforma Apple. Infatti ce l'ho al 50%, posso aprirla un altro po' se voglio e vediamo il mondo Amazon che mi dice che informazioni mi dà. Ho la stessa percentuale, 73%, appena impostata con Apple. E Google, accendi luce banco sinistra. Va bene, accendo luce banco sinistra. Così abbiamo più luce per concludere il video. Io spero che sia stato appunto di vostro gradimento, e se avete qualcosa da aggiungere, la vostra impressione, cosa ve ne sembra di questa, diciamo, realtà che Freedom Pro ha sviluppato con questo prodotto, che permette di interfacciare un mondo che non conosce i comandi vocali e le piattaforme odierne, e con appunto queste piattaforme mi fate sapere. E da Sebito Risi per adesso è tutto, io vi ringrazio e alla prossima.